Nella notte fonda del 24 agosto del 1943, in una pineta vicino a Roma, un uomo che un tempo era uno dei più influenti e celebrati dell'Italia del ventennio, viene stroncato. Un colpo solitario nel buio. La vittima è Ettore Muti, un eroe di guerra pluridecorato, aviatore leggendario, sostenitore del movimento delle origini e per un breve periodo segretario del Partito Nazionale Fascista. La versione ufficiale, diramata quasi subito, parlerà di una tragica fatalità. Muti, mentre lo stavano conducendo in stato di arresto, avrebbe tentato la fuga, costringendo i carabinieri a reagire. Ma gli indizi e i dettagli di quella notte suggeriscono una narrazione molto diversa. Una storia che non parla di un incidente, ma di un evento premeditato con grande cura. Chi era davvero Ettore Muti? Un eroe audace o un leader controverso? Un fedelissimo di Mussolini o una figura diventata troppo scomoda? Per capire perché la sua fine rimane uno dei più grandi misteri irrisolti dell'Italia in guerra e per comprendere chi potesse volerlo non più in vita, dobbiamo fare un passo indietro. Dobbiamo raccontare la storia della sua vita avventurosa, della sua ascesa fulminante e degli sviluppi che ne segnarono la fine. Se puoi, indossa le cuffie, mettiti comodo e chiudi gli occhi. Stai per ascoltare un viaggio incredibile, tra verità storiche, misteri irrisolti e l'estrema resistenza dell'animo umano. Cominciamo. Ettore Muti nasce a Ravenna nel 1902. Fin da subito il suo carattere è una miscela esplosiva, insofferente alle regole, ma con un forte senso patriottico che gli viene trasmesso dalla madre. A scuola non eccelle per l'impegno, ma per l'irruenza. La sua carriera scolastica, infatti, si interrompe bruscamente a 13 anni, quando viene allontanato da tutte le scuole del regno per un alterco fisico con un professore. Ma l'aula non è il suo destino. Il suo sguardo è rivolto ai tumultuosi eventi della Grande Guerra. A soli 14 anni scappa di casa per arruolarsi, ma viene riportato a casa dai carabinieri. L'anno dopo, non ancora sedicenne, ci riprova e questa volta riesce a unirsi ai reparti d'assalto degli arditi. Al fronte si distingue per un coraggio che sfiora la temerarietà. Durante un'azione quasi impossibile per stabilire una testa di ponte oltre un fiume, il suo reparto di 800 uomini viene quasi sopraffatto. Quando arrivano i rinforzi, sono rimasti solo in 23. Muti è uno di loro. Finita la guerra, l'inquietudine non lo abbandona e trova una nuova causa in un'altra figura carismatica e ribelle, Gabriele D'Annunzio. Nel 1919 Muti è a Fiume, tra i legionari che seguono il Vate nell'occupazione della città. È un periodo di imprese audaci, a metà tra l'atto militare e la performance teatrale. È qui che D'Annunzio, colpito da questo giovane intrepido, gli conia due soprannomi che lo accompagneranno per sempre: Jim dagli occhi verdi e l'aroma di un'anima pura. L'esperienza fiumana consolida il suo disprezzo per l'ordine costituito e lo avvicina a un altro uomo che promette di sovvertire le regole, Benito Mussolini. Muti aderisce al movimento fascista delle origini, che si fa strada nelle piazze della Romagna. Diventa una figura di spicco, rispettata persino dai suoi stessi compagni, per il suo temperamento impulsivo. Per lui, il fascismo non è un'ideologia da studiare, ma un'energia da vivere sulla pelle, una sfida costante. Ma la vita di provincia gli sta stretta. Un agguato subito a Ravenna nel 1927, in cui viene ferito da 2 colpi di pistola, sembra convincerlo a cercare un nuovo orizzonte, un nuovo campo d'azione. Lo troverà nei cieli. L'incontro con l'aviazione è una folgorazione. Per Ettore Muti, il volo diventa una passione totalizzante, l'espressione massima del suo desiderio di azione e rischio. Pur di entrare nell'aeronautica, accetta un declassamento di grado, da gerarca della milizia a semplice tenente. È una scelta che dice tutto dell'uomo. L'onore e l'azione valgono più di qualsiasi posizione di prestigio. La guerra d'Etiopia del 1935 è il suo primo, vero palcoscenico aereo. Al comando del suo bombardiere dimostra un'audacia incredibile. Si dice che il suo aereo fosse sempre il primo a decollare e l'ultimo a rientrare, spesso segnato dai colpi.
In Etiopia si guadagna le prime 2 medaglie d'argento. È qui che entra a far parte della famosa 15ª squadriglia da bombardamento, la Disperata, dove vola al fianco di altre figure di spicco come Galeazzo Ciano, genero di Mussolini, e Alessandro Pavolini. L'amicizia con Ciano, in particolare, si rivelerà cruciale. Celebre è l'episodio della beffa di Addis Abeba. Di sua iniziativa sorvola a bassissima quota l'aeroporto della capitale nemica, fa il saluto romano e riparte sotto il fuoco della contraerea. Un gesto di pura audacia che gli costa 10 giorni di sanzioni per indisciplina, ma che gli vale anche un'altra medaglia. È nella guerra civile spagnola, però, che la sua leggenda di aviatore si consolida. Combattendo per le forze di Francisco Franco, sotto lo pseudonimo di Jim Valeri, guida la sua squadriglia in decine di missioni. Le sue imprese gli valgono una pioggia di onorificenze, tra cui diverse medaglie d'argento, una d'oro al valor militare italiana e altre onorificenze spagnole, oltre al titolo di Cid Alato. Torna in Italia come un eroe assoluto, l'incarnazione dell'uomo nuovo, coraggioso, sprezzante del pericolo, leale. Il suo petto è ormai un trionfo di medaglie. D'Annunzio lo definisce il più bel petto d'Italia, non solo per il fisico, ma per il coraggio che quelle decorazioni rappresentano. La sua fama è al culmine. È l'uomo d'azione per eccellenza, una figura quasi mitologica. Ed è proprio questa immagine, promossa dall'amico Galeazzo Ciano, a spingerlo dritto al cuore del potere politico. Una posizione per cui, forse, non era affatto preparato. Nell'ottobre del 1939, con l'Europa sull'orlo della guerra, Mussolini decide di sostituire il burocratico Achille Starace alla guida del Partito Nazionale Fascista. Su forte spinta del genero Galeazzo Ciano, la scelta ricade proprio su Ettore Muti. L'idea è chiara, serve un uomo che incarni lo spirito del movimento. Muti, l'eroe dei cieli, sembra perfetto. Viene nominato segretario del PNF il 30 ottobre del 1939. Per lui, però, è un ruolo scomodo, una gabbia dorata. Muti è un soldato, non un politico. Non ama le scartoffie, le riunioni e le manovre di corridoio. Si lancia nel nuovo incarico con l'impeto di sempre, convinto di poter rinnovare il partito e riportarlo allo spirito delle origini. Si circonda di uomini fidati, spesso ex compagni d'armi, nel tentativo di scardinare il sistema. Ma la realtà della politica è più complessa di un combattimento. La sua azione riformatrice si scontra con una resistenza insormontabile. I leader di lungo corso lo guardano con sufficienza, considerandolo un uomo non adatto. Lui, d'altra parte, non nasconde il suo disappunto per i burocrati. Si racconta che, a disagio perché tutti intorno a lui erano commendatori, fece nominare commendatore il suo attendente, così da potersi rivolgere a qualcuno con quel titolo in modo quasi parodistico. La sua gestione è breve e non ottiene i risultati sperati. Non appena l'Italia entra in guerra nel giugno del 1940, Muti capisce qual è la sua via d'uscita. Chiede con insistenza di tornare a combattere. Per sua stessa ammissione, non era un uomo da ufficio, ma d'azione. Il 30 ottobre del 1940, dopo appena un anno, si dimette dall'incarico, con il pretesto di tornare al servizio militare. Viene sostituito da Adelchi Serena, e per Muti è un sollievo immenso. Durante il suo breve mandato, riceve anche la Gran Croce dell'Ordine dell'Aquila Tedesca da parte dell'ambasciatore tedesco, un segno della stima che i tedeschi nutrivano per lui come soldato. Ma la sua avventura politica è finita. Si allontana da Roma e perde anche l'amicizia di Ciano, l'uomo che lo aveva voluto lì. Torna a fare ciò che sa fare meglio, combattere. Storie come quella di Ettore Muti ci mostrano quanto il passato sia complesso e pieno di figure controverse. Se apprezzate queste analisi che cercano di andare oltre le semplificazioni, vi invito a lasciare un mi piace e a iscrivervi al canale. È il modo migliore per sostenere il nostro lavoro e non perdere i prossimi viaggi nella storia. Lasciata la segreteria, Muti si rituffa nella guerra con il grado di tenente colonnello. Combatte in Francia e partecipa alla battaglia d'Inghilterra. Si distingue in missioni audaci,
come un incredibile raid contro le raffinerie inglesi in Bahrain, uno dei bombardamenti a più lungo raggio dell'intero conflitto. Continua a collezionare medaglie, ma qualcosa dentro di lui sembra incrinarsi. Si accorge con frustrazione che la guerra è stata preparata con leggerezza. Lui, uomo abituato all'efficienza del combattimento, mal sopporta l'impreparazione dei comandi superiori. Il suo allontanamento dalla politica diventa un progressivo isolamento. Non è più la figura di spicco del regime, ma un soldato che fa il suo dovere, sempre più lontano dai palazzi del potere. Arriviamo così al 25 luglio del 1943. Quel giorno il Gran Consiglio del fascismo vota la sfiducia a Mussolini, che viene posto in stato di arresto. Il regime crolla. E dov'è Ettore Muti? Paradossalmente, si trova in Spagna, a quanto pare in missione per tentare di recuperare un apparato radar da un aereo americano precipitato. Rientra a Roma solo il 27 luglio, a cose fatte. Il movimento a cui aveva dedicato la vita non esiste più. Molti si aspettano una sua reazione, che si metta a capo di una controrivoluzione. Ma Muti non fa nulla di tutto questo. Fedele al suo carattere, più legato all'azione militare che all'intrigo politico, sembra accettare il nuovo status quo. Si ritira in una villetta a Fregene, sul litorale romano. Apparentemente aspetta solo di vedere come si evolverà la situazione. Ma nell'ombra, qualcuno ha già deciso che Ettore Muti è una presenza troppo ingombrante per essere lasciata in vita. Il nuovo governo, guidato dal maresciallo Pietro Badoglio, lo teme. Teme la sua popolarità tra i militari, la sua fama di eroe, la stima che i tedeschi nutrono per lui. Muti è un simbolo, e in quel caotico agosto del 43 i simboli possono essere più pericolosi delle armi. Una minaccia da rimuovere, prima che diventi un problema. La notte tra il 23 e il 24 agosto del 1943 è calda e senza luna. Nella sua villetta isolata nella pineta di Fregene, Ettore Muti dorme. Poco dopo la mezzanotte, una piccola colonna di veicoli dei carabinieri parte da Roma. A bordo ci sono un tenente, Enzo Taddei, un maresciallo e una dozzina di carabinieri armati. Con loro c'è anche una figura misteriosa, un uomo in tuta da lavoro color cachi, di cui nessuno conoscerà mai l'identità. Il comando arriva a Fregene e sveglia il brigadiere di stazione, ordinandogli di guidarli alla villa di Muti, con l'ordine di arrestarlo. Il brigadiere è perplesso. Un simile spiegamento di forze per un arresto? Questa volta la cosa è diversa. Gli uomini circondano la villa, svegliano Muti con la scusa di un interrogatorio a Roma. La motivazione ufficiale è un'accusa pretestuosa di irregolarità amministrative, che non verrà mai provata. Muti non oppone resistenza. Si veste, indossa la sua divisa da tenente colonnello pilota, con il petto coperto di medaglie, quasi andasse a un'ultima parata. Saluta la sua compagna ed esce nella notte. Il gruppo si incammina a piedi nella pineta. È qui che la tragedia si compie. All'improvviso, nel silenzio, risuonano degli spari. La versione ufficiale dei carabinieri, diffusa dall'agenzia Stefani, è che degli sconosciuti abbiano aperto il fuoco e che, nella confusione, Muti abbia tentato la fuga, venendo colpito mortalmente. Ma questa versione ha diverse lacune. Nessun altro viene ferito. Ettore Muti giace a terra, senza vita. Il suo berretto, recuperato in seguito, mostra due fori, uno d'entrata, piccolo e preciso, dietro la nuca, e uno d'uscita sulla visiera. È la firma di un evento premeditato, un colpo sparato da qualcuno alle sue spalle. L'azione notturna era solo una copertura per mascherare un fatto politico, il primo evento eccellente dell'Italia post-fascista. Ma chi diede l'ordine? La fine di Ettore Muti apre un abisso di domande che, a oltre 80 anni di distanza, non hanno ancora una risposta definitiva. Le teorie si intrecciano, disegnando un quadro di paura e calcolo politico. La prima teoria è quella ufficiale, tentativo di fuga. Come abbiamo visto, è la meno credibile. Un eroe di guerra in uniforme non fugge nel buio per un'accusa amministrativa. Il colpo alla nuca smentisce questa versione. La seconda teoria, la più accreditata, è quella di una scelta politica ordinata dal governo Badoglio. A sostegno di questa tesi
Circola da decenni la presunta esistenza di un biglietto che Badoglio avrebbe inviato al capo della polizia, Carmine Senise, pochi giorni prima. Il testo, considerato da alcuni una sentenza, avrebbe recitato: Muti è sempre una minaccia. Il successo è solo possibile con un meticoloso lavoro di preparazione. Vostra Eccellenza mi ha perfettamente compreso. Sebbene l'autenticità di questo biglietto sia stata contestata e ritenuta un falso della propaganda di Salò, la paura di Badoglio nei confronti di Muti era reale. Lo considerava capace di diventare un punto di riferimento per i sostenitori del movimento, o peggio, di mettersi al servizio dei tedeschi. Con l'armistizio con gli alleati alle porte, Badoglio doveva eliminare ogni potenziale rischio. La fine di Muti sarebbe stata un monito. Una terza teoria suggerisce che Muti fosse a conoscenza di segreti scomodi. Durante la sua ultima missione in Spagna, potrebbe aver scoperto i negoziati segreti che il governo Badoglio stava intavolando con gli anglo-americani. Se avesse avuto prove del doppio gioco italiano, sarebbe diventato un testimone troppo pericoloso da mettere a tacere. Infine, non si può escludere un intreccio di motivazioni. È possibile che Badoglio abbia ordinato solo il suo arresto e che la situazione sia degenerata. Tuttavia, la presenza di una figura specializzata aggregata ai carabinieri suggerisce un'intenzione fin dall'inizio. L'unica certezza è che la fine di Muti servì a chi deteneva il potere in quel momento caotico. Il suo nome, paradossalmente, verrà poi ripreso dalla Repubblica Sociale Italiana, che intitolerà a lui una delle sue più note brigate, la Legione Autonoma Mobile Ettore Muti. La vita di Ettore Muti è una parabola che racchiude tutte le contraddizioni del suo tempo. Fu un eroe indiscusso, un aviatore di un coraggio quasi sovrumano, come riconobbe persino D'Annunzio. Fu un uomo d'azione puro, leale a un'idea di patria e onore militare che anteponeva a tutto. Ma fu anche una figura di spicco di un regime totalitario, un uomo che non mise mai in discussione la sua lealtà. La sua figura sfugge a facili etichette. Era un combattente, nato per l'azione e perso in un'Italia piena di intrighi come quella del 1943. La sua fine, avvolta nel mistero, è lo specchio della sua vita, controversa e tragica. Fu vittima di un complotto di Stato? O fu semplicemente la prima, illustre vittima del caos che avrebbe inghiottito l'Italia? La verità, probabilmente, giace sepolta in quella pineta di Fregene, insieme ai segreti di un'Italia sull'orlo del baratro. La storia di Ettore Muti non offre risposte semplici, ma ci lascia con una domanda potente. In tempi di crisi e crollo dei valori, dove finisce l'eroismo e dove inizia la responsabilità? Mi piacerebbe conoscere la vostra opinione. Quale teoria sulla sua fine vi convince di più? Credete si sia trattato di un evento premeditato o di un tragico errore? Discutiamone civilmente nei commenti. Grazie per averci seguito in questo approfondimento. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere le prossime storie. Alla prossima!